Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con i miei amati Black Tarot, questo mazzo a mio avviso assolutamente meraviglioso che ci riporta al contatto sinergico, magico e fascinoso con i nostri antenati e spiriti guida, grazie proprio all'accostamento che è tipico, ragazzi, io direi quasi unico in questo mazzo della tradizione culturale, spirituale africana, appunto, accostata magistralmente alla ritualità dei nativi e indigeni americani. Come sempre io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente a questo in cui appunto descrivevo in maniera direi piuttosto dettagliata appunto questo mazzo arcano per arcano. Quindi se volete potete appunto andare anche a rivedere il suddetto video. E come appunto io vi ho già più e più volte spiegato, la bellezza di questo mazzo appunto non risiede soltanto nell'aver accostato magistralmente appunto la tradizione africana alla tradizione dei nativi americani, ma anche alla propria duttilità. È un mazzo che appunto può essere utilizzato innanzitutto per svariati argomenti, quindi da un punto di vista professionale, ambito economico, ambito sentimentale, ma anche ovviamente permette di utilizzare tantissime stese differenti. Quindi proprio per tradizione è un mazzo che veramente permette di affrontare tutte le stese e anche ovviamente le argomentazioni più delicate e personali. Ovviamente dunque anche le doppie stese, dunque come avrete notato infatti io generalmente affronto la doppia variante proprio con i Black Tarot perché ovviamente so che non a tutti piace la variante unica e ovviamente cerco sempre di accontentarvi ovviamente il più possibile e dunque venire anche incontro giustamente a chi preferisce appunto la doppia variante, doppia stesa, tra cui appunto poter liberamente scegliere. Dunque quest'oggi avrete due varianti, la variante 1 e la variante 2, e quale sarà appunto l'argomento inerente appunto a questo mazzo, a questo video di oggi? È davvero interessato a me? Che cosa pensa razionalmente di me e della nostra conoscenza? Prova già qualcosa da un punto di vista emotivo, sentimentale? Si sente già coinvolto? Oppure c'è qualcun altro nella sua vita e fisicamente è attratto da me? E soprattutto diamo uno sguardo al futuro. Dunque parliamo di una storia che è ancora agli inizi, una conoscenza embrionale con una persona che però evidentemente vi piace e vi interessa, altrimenti non sareste ovviamente in questa stesa. Affronterò ovviamente entrambe le varianti con un metodo appunto a 4 carte, una croce appunto semplice che ci permette di analizzare in prima posizione appunto l'aspetto fisico, erotico di questa conoscenza, le connessioni fisiche, in seconda posizione le connessioni mentali, cosa pensa razionalmente di voi, in terza posizione analizzeremo appunto le connessioni emotive tra voi e questa persona e appunto in ultima posizione il futuro, ossia ovviamente quello che accadrà tra voi e questa persona e chiaramente anche lo sviluppo sentimentale, magari anche fisico, intimo, ovviamente con questa persona, d'accordo? Ovviamente a seconda delle tempistiche identificate dall'arcano, perché voi sapete che ovviamente ogni singolo arcano ha delle proprie ben specifiche e precise tempistiche, dei riferimenti ben precisi per quanto riguarda appunto giorni e settimane nell'arco dell'anno. D'accordo? Dunque possiamo iniziare appunto con la prima variante e appunto per il principio di sincronicità, per chiunque scelga appunto questa prima variante e abbia dunque una conoscenza embrionale con una persona che comunque vi piace, vogliamo cercare di capire questa persona che cosa appunto pensa, prova, quali emozioni prova già per voi,
se è una persona attratta, quali sono le sue reali intenzioni e ovviamente come procederà il vostro rapporto o anche semplicemente questa vostra conoscenza. Allora, perfetto. Perfetto, allora io momentaneamente appunto sposto il mazzo di arcani dal tavolo di stesa in modo che possiate vedere bene appunto la stesa davanti a voi. Allora, in prima posizione appunto abbiamo le connessioni fisiche, cioè quello che questa persona appunto prova per voi da un punto di vista erotico. Vediamo un po'. Allora, e in prima posizione, ragazzi, non potevamo che partire con probabilmente la carta più bella che ci si sarebbe appunto molto volentieri aspettati proprio in questa posizione, ossia la regina di bastoni. Cosa pensa di voi? Che siete bellissime, che piacete da morire a questa persona. La regina di bastoni, rispetto ovviamente a tutte le 4 regine, è indubbiamente la più bella, rappresenta la sensualità, rappresenta ovviamente l'attrazione fisica, rappresenta anche l'ideale perfetto di donna. Quindi voi per questa persona rappresentate fisicamente la donna ideale, la donna che lui ha sempre voluto, a prescindere che questa persona possa essere o meno impegnata. Quindi è una persona che vede in voi la sua donna ideale. Vi vede una donna molto passionale, una donna molto focosa, pensa che voi siate alla sua altezza da un punto di vista appunto erotico e sessuale, pensa che ci possa essere un'intimità alle stelle. I bastoni parlano di fuoco, quindi chiaramente è una persona che apprezza anche molto il vostro atteggiamento combattivo, audace, anche il vostro abbigliamento. A questa persona piace molto quando mettete in risalto la vostra femminilità, quando non cercate di castrare la vostra bellezza. Quindi è una persona che obiettivamente come impatto fisico direi che è assolutamente già pronta ad una storia, perché chiaramente ha un impatto fisico molto forte nei vostri confronti, vi sogna, vi desidera. Devo essere sincera, chiaramente è una persona che molto spesso, diciamo in solitaria, pensa a voi, d'accordo? Quindi è una persona che obiettivamente non disdegna di trascorrere del tempo pensando e immaginando ovviamente il vostro corpo. Quindi è una persona innamorata follemente del vostro corpo, della vostra bellezza, della vostra sensualità, della vostra femminilità. Cioè l'impatto, l'aggancio è stato immediatamente fisico. Cioè ciò che questa persona ovviamente pensa di voi, vi ripeto, è che siate l'ideale di bellezza estetica. Il problema è che però siete una regina di bastoni. Cioè, cosa vuol dire? Che non piacete solo a lui. Quindi questa persona sa che voi potreste piacere a molte altre persone e che quindi potrebbe trovarsi in una situazione, diciamo, di rivalità, ma la cosa assolutamente non lo fa in qualche modo demordere, bensì, anzi, lo eccita e sprona ancora di più. Quindi è una persona, direi, estremamente eccitata dal vostro rapporto, dalla vostra conoscenza, pronta a bastoni a combattere per poter ovviamente godere della vostra persona e della vostra compagnia. Quindi vi ripeto, questa è assolutamente una persona che non vede l'ora di potervi, diciamo concretamente, perché parliamo di bastoni, avvicinarsi a voi. Nel caso in cui non siate, per esempio, mai ancora usciti, è una persona che ha voglia di chiedervi
una serata, ovviamente un tête-à-tête romantico, dove però, ragazzi, obiettivamente, venendomi una carta di bastoni, qui di romanticismo ci sarà ben poco o ci sarebbe ben poco. È una persona, vi ripeto, focosamente, terribilmente attratta da voi. Cioè, la prima cosa che questa persona ha pensato di voi è quanto è bella. Quindi è una persona che vi vede come unica, una regina appunto, cioè come la più bella, non una delle donne belle che sicuramente un uomo può vedere, incontrare oggettivamente nella vita, ma vi vede come la più bella. È ben diverso, eh? Cioè, oggettivamente si può ritenere che ci siano più persone fisicamente ben fatte, piacenti, ma non è questo quello che pensa di voi. Voi siete una regina. Quindi lui pensa che voi abbiate tutte le caratteristiche che lui cerca in una donna. Ecco perché vi parlavo di ideale. Ma attenzione, ragazzi, perché qui non stiamo parlando solo di aspetto meramente fisico, cioè non gli piace necessariamente solo la forma del vostro fisico, i vostri occhi, il vostro viso, le vostre labbra, i vostri capelli, le vostre gambe. Questa è una persona che è attratta anche dal vostro charme, che è qualcosa di diverso. Cioè voi avete un fascino che ha stregato quest'uomo, il vostro sorriso, il vostro modo, vi ripeto, di camminare, di atteggiarvi, vi rende agli occhi di quest'uomo tremendamente unica. Per cui è una persona che veramente per voi farebbe follie, anche nel caso in cui questa possa essere, perché no, una persona impegnata, d'accordo? Quindi io potrei anche già sbilanciarmi, perché vi ripeto ragazzi, la regina di bastoni è una carta molto forte, molto potente, quindi potrei ovviamente anche già sbilanciarmi, è una persona che ovviamente si è presa una cotta pazzesca per voi, d'accordo? Vediamo a questo punto invece in seconda posizione la connessione mentale, quindi razionalmente questa persona, però tornando un po', diciamo, con i piedi per terra e cercando un po' appunto di raffreddare i suoi bollenti spiriti, a livello quindi razionale, cosa pensa di voi della faccenda? E qui abbiamo il sole. Allora, direi che qui ci si possa sbilanciare anche un po' di più a questo punto, perché al di là poi di quello che verrà in questa posizione, direi che in questo caso ci sono già delle emozioni, quindi qua ci sono chiaramente delle emozioni molto forti da parte di questa persona, emozioni che portano questa persona, vi ripeto, guardate, a sognarvi, a pensare a voi come ad una compagna o comunque a una persona da frequentare. Quindi non necessariamente questa persona ha intenzione di chiedervi ovviamente in moglie, attenzione, cioè non stiamo parlando di un imminente matrimonio, magari anche, ma è una persona che ovviamente razionalmente vi vede appunto come vedete la donna ideale, la compagna ideale, d'accordo? In un ambiente casalingo, vedete qui alle spalle di questi due giovani che si stanno teneramente abbracciando, c'è appunto un grande tavolo, una tavolata che ci fa proprio pensare all'elemento famiglia, quindi siete la persona giusta per poter creare un rapporto. La carta del sole rappresenta quindi un'idea molto elevata di voi, non solo quindi di donna fisicamente al top, ma anche una donna moralmente anche impeccabile, perché il sole parla ovviamente di purezza d'animo, parla di lealtà, parla di persona che sa in qualche modo, diciamo, portare a sé la fiducia degli altri, ci parla anche di una donna che comunque sa attirare lo sguardo degli altri senza però creare situazioni equivoche, cioè attenzione, vi vede una donna molto attraente, ma non vi vede una donna volgare e perversa, d'accordo? Quindi è una persona che ha un'immagine molto bella di voi perché vi stima e ovviamente vi apprezza. Quindi questa è una persona che apprezza molte cose, molti aspetti di voi, cioè vi ripeto la vostra bellezza, il vostro charme, il vostro fascino, il vostro atteggiarvi, il vostro sorriso, il modo in cui eventualmente gli parlate, la vostra eleganza, la vostra prestanza fisica ma anche comportamentale. Quindi vi ripeto, questa è una persona
che io definirei già praticamente innamorata, o comunque una persona che sta in qualche modo idealizzando, parliamo proprio della carta del sole, il vostro rapporto. Probabilmente fa un po', ecco, qui forse bisogna un po' ammetterlo, fa un po' fatica questa persona a scendere un po' coi piedi per terra. Perché è una persona che tende molto, vedete, a lasciarsi trasportare dall'istinto, parliamo di bastoni, dal fuoco, parliamo del calore del sole, quindi di nuovo ritorna all'aspetto ovviamente erotico. Quindi è una persona che si lascia, diciamo, molto trasportare dall'impatto, dall'istinto, dall'impulso che voi in qualche modo scatenate in questa persona e fa un po' fatica a, diciamo, razionalizzare quello che sta accadendo. Quindi potrebbe un po', diciamo, a volte mostrare un atteggiamento anche insicuro, indeciso, un po' timido e imbarazzato. Ma perché? Perché questa persona fa anche quasi fatica a in qualche modo guardarvi negli occhi. Potreste notare in futuro una persona, non che rallenti, assolutamente no, ma che mostri, diciamo, un atteggiamento a volte quasi impaurito dalla vostra presenza, ma perché è una persona che evidentemente vi ritiene assolutamente ad un livello anche superiore rispetto a lui stesso. Quindi è una persona che d'accordo con l'immaginazione è già andato oltre ogni limite, ma sicuramente con i fatti è una persona che fa quasi fatica a rendersi conto. Cioè, tante volte questa persona si chiede: ma è tutto vero? Cioè, lei veramente mi sta rivolgendo la parola, mi sta veramente guardando, mi sta davvero sorridendo, c'è davvero dell'interesse nei confronti miei da parte di questa donna? È tutto vero o sto sognando? Cioè, una persona che tante volte si ferma anche a pensare perché obiettivamente vede la situazione come talmente appunto ideale, perfetta, come un sogno quasi che si realizza, che appunto fa quasi fatica a crederci. D'accordo? Quindi il sole ci parla, vi ripeto, di calore, di emozioni, di quel battere del cuore all'impazzata quando magari si vede qualcuno che vi piace, no? Qualcuno che vi crea anche tanto imbarazzo perché vi piace terribilmente e avete paura magari di sbagliare, no? Di presentarvi agli occhi di questa persona con il look sbagliato, con le parole sbagliate, col sorriso sbagliato. Ecco, questa persona a volte si sente impacciata, inadeguata e lo noterete. D'accordo? Perché il sole è una carta che ovviamente ha valenza non soltanto nell'ambito del presente, ma guarda anche molto oltre. Quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o anche nei prossimi mesi potreste notare comunque una persona addirittura a volte un po' spaesata, direi, da questo sentimento, da queste emozioni, ma anche da questa conoscenza. Non gli par vero? Vi ripeto, veramente una persona con questo abbinamento assolutamente già, vi ripeto, da un punto di vista fantasmatico e immaginifico, già in un altro mondo, d'accordo? Quindi in un mondo parallelo, diciamo, in una realtà parallela, voi sareste già marito e moglie, d'accordo? Quindi fa un po' fatica questa persona a mettere i piedi a terra, cioè in questa posizione sarebbe stata più consona, per esempio, una carta di spade, ovviamente non nella valenza negativa, ma chiaramente proprio perché ci rimandava a un mentale che rifletteva. Quindi in questo caso questa persona sta riflettendo un po' poco, cioè si sta facendo prendere tanto dall'emozione, d'accordo? Vediamo in questa posizione le connessioni emotive, cioè da un punto di vista sentimentale ed emotivo questa persona cosa pensa di voi. E qui abbiamo il re di denari. Allora, questa persona o sa che voi avete qualcun altro al vostro fianco, quindi siete impegnate, oppure immagina che voi possiate esserlo, oppure effettivamente sa che c'è qualcuno che pur non essendo ufficialmente al vostro fianco, però sta mirando a voi qualcun altro. Perché ovviamente in tarologia, ragazzi, io lo ripeto sempre, ogni arcano ha il proprio ruolo ben preciso. La regina di bastoni e regina di coppe rappresenta la consultante nei vari aspetti. La regina di denari e di spade rappresenta un'altra donna, una rivale. Stesso discorso vale per i re.
Quindi il re di denari e il re di spade rappresentano un altro uomo, quindi un ipotetico rivale, che però lui non teme particolarmente perché non è un re di spade. Comunque, ovviamente, è una presenza che potrebbe, dal suo punto di vista, risultare un po' ostacolante e aver conquistato, proprio perché siamo nella posizione appunto della connessione emotiva, quindi qui parliamo di sentimenti, ecco qualcuno che potrebbe già in qualche modo aver, diciamo, conquistato il vostro cuore. Ve lo dicevo già all'inizio, voi siete una regina per quest'uomo, quindi pensa e immagina che voi possiate essere ovviamente già innamorate e impegnate con un altro uomo, perché vi dicevo che vi vede come una donna estremamente bella che facilmente può chiaramente piacere anche a più uomini. In questo caso, questa persona appunto pensa che voi possiate essere già legate ad un altro uomo, molto innamorate di quest'altro uomo. Quindi, obiettivamente, questa persona tende, quando decide di, diciamo, ritornare fortunatamente ogni tanto con i piedi per terra, di controllare, organizzare e pianificare con una certa attenzione tutti i suoi movimenti nei vostri confronti, perché il re di denari ci parla ovviamente, come tutte le carte di denari e in particolar modo ovviamente i personaggi di pentacoli, appunto ci parla di pianificazione, di una attenta organizzazione del fare, d'accordo? Quindi è una persona che deciderà di muoversi, ma ovviamente con una certa discrezione. Quindi, d'accordo, farsi prendere dal desiderio, dalla voluttà, dall'istinto che appunto lo conduce verso di voi, ma questa è una persona che ovviamente dovrà valutare bene i pro e i contro della situazione. Innanzitutto cercando di comprendere se voi abbiate o meno un interesse per un'altra persona, ma anche in secondo luogo cercando di sondare bene il terreno per capire che non ci siano altri ipotetici rivali attorno a lui stesso. Questo però non lo fa demordere, vi ripeto, non lo spaventa, assolutamente no, ve lo dicevo all'inizio, anzi lo eccita, lo porta a pentacoli, pianificare concretamente ogni movimento. Quindi è una persona che non si lascerà assolutamente abbattere dalla possibilità che voi abbiate qualcun altro, ma è una persona che ha tutte le intenzioni di procedere nel rapporto con voi per poter appunto iniziare qualcosa di importante. Vi ricordate la carta del sole con la sua bellissima regina di bastoni, però ovviamente allontanando possibili rivali, ma prima di allontanarli deve capire chi sono, d'accordo? Quindi è una persona che può agire a volte in maniera molto furba e molto subdola, perché cercherà in tutti i modi di capire se voi siate interessati a qualcun altro o qualcun altro possa essere interessato a voi. Per esempio, nel caso in cui siate colleghi di lavoro, questa persona potrebbe voler cercare di capire se ci siano altri colleghi interessati a voi, d'accordo? O voi siate interessati a qualche altro collega. Se siete amici, potrebbe cercare in qualche modo di chiedere o di sondare il terreno per capire se ci sia comunque una liaison tra voi e qualche altro appartenente appunto al gruppo amicale. Quindi in questo caso, vi ripeto, questa persona potrebbe tornare proprio con i piedi per terra, ma grazie ad un sentimento, ad un'emozione che ovviamente a volte è nobile, altre volte ovviamente se posta ad estreme conseguenze può portare a pericolosità, ossia la gelosia. In questo caso però non è una persona, almeno nel momento presente, in grado di creare problematiche per gelosia. È semplicemente una persona attenta, d'accordo? Che agirà in maniera, direi, piuttosto furbetta per cercare di capire il vostro interesse nei confronti eventuali di qualcun altro oppure qualcun altro nei vostri confronti. Perché parliamo di un personaggio di denari, che parlano appunto di individui tendenzialmente possessivi, d'accordo? Che rimandano molto alla figura dell'imperatore, degli arcani maggiori, d'accordo?
Quindi sicuramente è una persona che cercherà di capire, perché dà, direi già per scontato, il fatto che voi possiate essere eventuale preda anche di qualche altra persona. Cioè, direi che lo dà quasi per scontato, questa persona, che voi abbiate qualcuno, d'accordo? Vediamo a questo punto, in questa posizione, invece il futuro, cioè ovviamente nei tempi identificati dall'arcano che appunto vedremo tra poco, che cosa accadrà tra voi e questa persona. Che carte meravigliose! Chi ha scelto questa variante, devo dire che veramente ha trovato una mosca bianca, perché quest'uomo è un gentiluomo, veramente. Ed è una persona realmente interessata. La carta degli amanti. Allora, guardate che bella questa carta, è molto 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 bella, perché rimanda appunto a due persone che ovviamente si abbracciano, che si scaldano, che si desiderano e che fanno di tutto pur di trascorrere appunto il proprio futuro assieme. Di tutto cosa? Anche effettuare una scelta. Ebbene sì. La carta degli amanti parla ovviamente di scelte. Quindi non è erroneamente unicamente la carta dell'amore, come sento ripetere molto spesso. La carta degli amanti ci parla di scelta, ci parla di ovviamente decisioni importanti, di notizie, di comunicazioni che porteranno ad evoluzione il vostro rapporto. Cioè, questa persona non ha nessuna intenzione di lasciare il vostro rapporto così com'è. Cioè, nel caso in cui il vostro sia appunto un rapporto per il momento embrionale, questa non è una persona che ha intenzione di lasciare il vostro rapporto in questa situazione, cioè una persona che vuole ovviamente portare il vostro rapporto ad un approfondimento e ad una maggiore profondità. Quindi vuole iniziare una relazione con voi, definitiva, anche importante, che potrebbe eventualmente sfociare in qualcosa di importante. Vi dicevo che voi piacete molto a questa persona. Vi ribadisco, ragazzi, con la carta degli amanti, che questa persona sta vivendo proprio una fase di innamoramento o comunque di infatuazione, una cotta pazzesca, che sarà contrassegnata, tra l'altro, a breve, poi parliamo di tempi, appunto da scelte e progetti molto importanti, quindi anche decisioni che possono essere magari difficili, cioè questa persona non è detto che sia completamente libera, cioè potrebbe per esempio anche lui frequentare qualche altra donna, ma effettuare immediatamente una scelta, cioè accantonare l'altra persona per iniziare un vero e proprio rapporto, un coinvolgimento importante con voi. Nel caso in cui sia una persona impegnata ufficialmente, ha tutte le intenzioni di chiudere il rapporto ufficiale con la compagna per iniziare, vi ripeto, qualcosa con voi. Cioè questa è una persona veramente già presa all'ennesima potenza. È una persona che vuole mostrarvi i suoi sentimenti, il suo desiderio, e quindi ovviamente la carta degli amanti ci parlano appunto di, vi ripeto, comunicazione, ci parlano di incontro, ci parlano di momenti anche di tenerezza, di affetto, di dolcezza e ovviamente anche di erotismo. D'accordo? Quindi questa persona entro poco tempo vi farà capire che ovviamente ha tutte le intenzioni di iniziare qualcosa con voi. Allora, perché vi parlavo di tempistiche veloci? Perché la carta degli amanti fa riferimento ai segni zodiacali del Toro e dei Gemelli, in prima battuta. Di conseguenza, ovviamente, questa scelta, questi incontri così importanti e l'approfondimento del vostro rapporto avverrà ovviamente entro pochissimo tempo. Quindi parliamo sicuramente del mese di maggio e del mese di giugno, d'accordo? Quindi entro pochissimi mesi, addirittura grosso modo entro un mese, questa persona potrebbe proprio palesare interesse. La carta degli amanti inoltre ha di per sé delle tempistiche veloci, cioè gli eventi previsti dalla carta generalmente hanno un periodo di attuazione che va dai 15 giorni ai 3 mesi. Quindi vi ripeto, qui sarà una fine primavera e
un'estate veramente molto importante e calda tra voi e questa persona, d'accordo? Quindi non è assolutamente una persona che ha intenzione di percorrere questo rapporto in maniera superficiale, assolutamente, bensì è una persona che a breve vi mostrerà tutto il suo interesse. Inoltre la carta degli amanti è ovviamente legata, per quanto riguarda al giorno della settimana, appunto al giorno di mercoledì. Di conseguenza i prossimi mercoledì prevedono un'energia molto forte e importante che potrebbe appunto portare questa persona a farsi avanti, d'accordo? Quindi questa persona metterà da parte qualsiasi forma di esitazione per poter decidere appunto di vivere finalmente il rapporto assieme a voi, d'accordo? Quindi ovviamente questa è una stesa bellissima, una stesa meravigliosa, quindi vi confermo ovviamente la risposta alla domanda, cioè questa persona è realmente interessata a me? Assolutamente sì, e ve lo dimostrerà tra l'altro tra pochissimo tempo, d'accordo? Quindi potete stare assolutamente tranquille che questa è una storia destinata quindi ad avere uno sviluppo obiettivamente molto importante, d'accordo? Allora, dunque io posso riprendere il mazzo di carte, ovviamente rimescolare il mazzo e dunque possiamo appunto iniziare la seconda variante, ossia appunto per il principio di sincronicità per tutti coloro che sceglieranno appunto la seconda variante e che stanno vivendo una conoscenza, vi ripeto, embrionale. Vogliamo cercare di capire questa conoscenza a cosa porterà, dove vi porterà. Vogliamo cercare di capire se appunto questa persona è realmente interessata a voi, cosa pensa di voi da un punto di vista fisico, cosa pensa di voi da un punto di vista mentale. Vogliamo cercare di capire da un punto di vista razionale cosa pensa di voi, della vostra situazione e ovviamente vogliamo cercare di capire, anche se già sentimentalmente o emotivamente questa persona appunto prova qualcosa per ovviamente voi. Vogliamo anche chiaramente cercare di capire anche come eventualmente appunto evolverà il futuro, d'accordo? Tra voi e questa persona. Allora, perfetto, allora io allontano appunto di nuovo dal tavolo di stesa momentaneamente il mazzo e iniziamo ovviamente dalla prima posizione, ossia appunto le connessioni fisiche tra voi e questa persona, cioè fisicamente cosa pensa questa persona di voi. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 7 di denari. Allora, questa è una persona che, vedete, vi vede una donna molto bella, ovviamente parliamo di denari, vi vede una donna estremamente attraente, vi vede una donna obiettivamente, fisicamente, appunto parliamo di pentacoli, molto attraente. Vi vede ovviamente come anche un investimento, quindi come comunque una donna che sicuramente può rappresentare un futuro per lui. Quindi una donna che obiettivamente potrebbe voler comunque, diciamo, conoscere in maniera molto più approfondita, ovviamente nel corso del tempo. Quindi qui, a differenza già della variante precedente, partiamo con delle differenze, cioè questa è una persona che tende ad andarci cauta, perché parliamo di un 7 di denari. Cioè questa è una persona che vi vede come una fortuna, perché il 7 di denari rappresenta in realtà appunto la fortuna, rappresenta il progresso, una vincita, quindi un colpo appunto di fortuna regalato dal caso e dal destino.
ma ovviamente è una persona che sicuramente prima di avere un approccio, diciamo, definitivo nei vostri confronti, ci vuole pensare su bene. Cioè vuole costruire una sorta di complicità tra di voi che non sia solo fisica, ma anche intellettiva. Quindi vi vede come un buon affare, come un buon successo. Vi ripeto, come qualcosa di molto importante, soddisfacente, attraente, che appunto è entrato a far parte della sua vita, ma qualcosa che vuole coltivare passo dopo passo, con discrezione, intelligenza e impegno. D'accordo? Perché questa persona mette già in conto, ovviamente, degli ostacoli. Il 7 di denari ci parla, vedete, di una donna bellissima, attraente, sensuale, la femminilità per eccellenza, questa donna così bella e procace, che ovviamente può creare anche inquietudine, perché il 7 di denari ci parla di inquietudine anche, cioè imbarazzo. Quindi questa persona potrebbe, per esempio, essere una persona impegnata che, ad esempio, vede in voi quell'attrazione irresistibile a cui magari sta cercando di far fronte, evitando magari di lanciarvisi, ma che ovviamente per lui sta diventando difficile da trattenere. Cioè questa persona vi vede come una donna talmente bella e talmente ambita che potrebbe ovviamente lui non essere all'altezza della conquista o avere troppi ostacoli che in qualche modo possano bloccare il vostro rapporto. Di conseguenza è una persona che per non andare incontro immediatamente all'insuccesso tende ad andarci con i piedi di piombo. D'accordo? Quindi vuole prima valutare in qualche modo che l'investimento che sta facendo nei vostri confronti non sia sbagliato. D'accordo? Quindi è una persona che vorrà andare avanti in questo rapporto, ma cercando di approfondirlo senza ovviamente lasciare che il vostro rapporto sia unicamente di tipo fisico. Questo gli fa onore, perché vi ripeto è una persona a cui voi piacete molto, ma che ovviamente non vuole vivervi semplicemente come uno sfogo fisico. E ovviamente per approfondire nel migliore dei modi è una persona che prende tempo. Quindi potreste notare che questa persona a volte potrebbe avere un atteggiamento imbarazzato, diffidente e anche un po' guardingo. Quindi a volte potrebbe sembrarvi che questa persona possa trattenersi o comunque in futuro vi potrebbe apparire una persona di questo genere. Ecco, perché? Non perché voi non piacete a questa persona, guardate che meraviglia siete ai suoi occhi, ma ovviamente è una persona che vi vede comunque come qualcosa di rischioso, cioè un investimento che potrebbe andare bene come però potrebbe anche andare male. Di conseguenza, per non rischiare un insuccesso, un abbandono, comunque un momento di negatività nella propria vita, è una persona che vuole costruire una certa complicità man mano. Però questo non significa che voi a questa persona non piacciate, anzi, voi piacete tremendamente, ma vi vede come una persona che potrebbe, diciamo, rappresentare una forma di inquietudine o di pericolo alla propria salvaguardia, al proprio benessere. Quindi una persona che vi teme, cioè teme, diciamo, la valenza pratica dell'iniziare e approfondire una conoscenza con voi. Questa persona teme di soffrire, teme di creare delle problematiche, soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata. D'accordo? O voi siate una persona impegnata. Quindi siete un investimento che vuole ovviamente raccogliere, ma un po' alla volta, cercando di capire bene i pro e i contro della situazione. Parliamo di denari, quindi una persona che vorrà valutare bene la situazione senza lanciarsi a capofitto. Questa è una persona molto più razionale, per esempio del soggetto identificato dalla variante precedente, anzi direi che sono praticamente opposti, Quindi questa è una persona che non vive in qualche modo di istinti e istintualità, è una persona che si ferma a pensare, che tende ad essere molto diffidente e quindi tante volte a castrare anche il suo stesso desiderio fisico. D'accordo?
Vediamo in questa posizione invece la connessione mentale, cioè razionalmente questa persona che cosa pensa di voi e della situazione. E qui abbiamo il 10 di bastoni, ecco appunto la fatica. Allora, questa persona vede evidentemente degli ostacoli, ovviamente tra di voi, che possono appunto rallentare il vostro ricongiungervi o comunque in qualche modo l'iniziare un rapporto effettivo. Il 10 di denari, vedete, ci parla di qualcuno che sta portando dei pesi e quindi deve sopportare ancora delle tempistiche che a lui potrebbero non gradire particolarmente, cioè questa è una persona che vi desidera tantissimo, ve l'ho detto anche con il 7 di denari, ma è una persona che però non vuole ovviamente dover rischiare troppo e mettersi troppo in gioco, trovandosi poi dinanzi a degli ostacoli e a delle difficoltà che potrebbero essere un po' troppo gravosi. Il 10 di bastoni però ci parla di successo, quindi questa persona sa che sicuramente il rapporto fra di voi prima o poi avrà un'evoluzione. Parliamo di bastoni, quindi che tipo di evoluzione? Fisica. Quindi sa che prima o poi tra di voi ci sarà qualcosa che porterà quindi ad un incontro fisico, ad un approccio fisico molto diretto, a qualcosa di estremamente vantaggioso, ad uno scambio comunicativo che porterà poi ad incontri e ad una frequentazione anche più appunto importante. Ma questa persona sa che per realizzare quelli che sono i suoi desideri avrà necessità, come vi dicevo prima, di pazienza, di coraggio, di energia, di tenacia. È una persona che sa che deve procedere per gradi. Quindi un piano alla volta. D'accordo? Questa persona deve temporeggiare e sa che ha bisogno ancora di tempo. Ovviamente, ragazzi, non parliamo di tempistiche lunghe, perché la carta del 10 di bastoni generalmente è legata ai giorni che vanno dal 15 al 20 agosto. Quindi, ovviamente, parliamo di piena estate. Quindi è una persona che sa che porterà a evoluzione il vostro rapporto entro, ovviamente, la piena estate. Quindi ovviamente stiamo parlando di un paio di mesi al massimo, quindi è sicuramente una persona che sa che prima o poi il vostro rapporto avrà il giusto epilogo, ma ci sono degli step che questa persona deve ancora affrontare e che non vuole affrontare ovviamente sovrapponendoli in qualche modo al rapporto con voi. Cioè, per esempio, potrebbe essere una persona in via di separazione o di divorzio, o comunque una persona che ha già la consapevolezza che chiaramente il rapporto con la compagna che ha al suo fianco è ovviamente finito. Sta portando avanti una procedura di allontanamento, anche emotiva per esempio, da questa donna, ma chiaramente questa persona ha bisogno ancora di tempo. D'accordo? Oppure, nel caso in cui non sia una persona impegnata, per esempio, e nel caso in cui il vostro sia un rapporto, diciamo, un'amicizia con benefits iniziata, diciamo, nello stesso ambito professionale a cui per esempio appartenete entrambi, questa è una persona che sa che deve temporeggiare per in qualche modo cercare di non turbare, diciamo così, la propria posizione professionale, perché per esempio potrebbe essere a conoscenza del fatto che un rapporto tra colleghi possa non essere ben visto dai vostri datori di lavoro. Capita molto spesso in diverse aziende dove vige, diciamo, in maniera ufficiosa, ma a volte anche ufficiale, il divieto di iniziare, diciamo, delle storie sentimentali che possano poi avere dei risvolti anche pericolosi in ambito, per esempio, professionale. D'accordo? Quindi è chiaro che questa è una persona che deve valutare bene i pro e i contro, ma non che non vuole iniziare nulla con voi. No, no, questa persona sa che tra di voi andrà tutto bene, anzi, è una carta di successo, ma è una carta di grado 10, ragazze, cioè prevede che cosa? La chiusura di un ciclo precedente per aprirne uno nuovo. Cioè, nel momento in cui, per esempio, voi siate impegnate, aspetta che voi lasciate comunque il vostro compagno ufficiale o che chiariate, se non altro, la vostra posizione con il vostro compagno. Cioè, è una persona che non vuole correre rischi.
non vuole confusione, una persona che detesta lo stress e soprattutto, ve lo dicevo all'inizio, non vuole incappare in insuccessi, abbandoni, momenti di insoddisfazione e frustrazione. Non li vuole e quindi preferisce andarci piano. Ma non che voi non piacete a questa persona, siete una tremenda tentazione per questa persona e non ha nessuna intenzione di perdervi, anzi, lui direi che è abbastanza consapevole del fatto che tra di voi ci sarà sicuramente qualcosa di importante, parliamo del 10 di bastoni, ma è ovviamente una persona che sicuramente nell'avvicinarsi a voi ha bisogno di tempo. D'accordo? Quindi nel caso in cui vediate questa persona magari un po' distante o a volte altalenante, sappiate che ci sono degli ostacoli e delle difficoltà. Vi ripeto, o portate in questo caso dall'ambiente professionale, perché parliamo di bastoni, oppure da un precedente rapporto, perché il 10 di bastoni, come tutte le carte di grado 10, può parlare di un rapporto ufficiale o di una frequentazione che questa persona potrebbe avere ancora in essere o voi possiate appunto averla ancora in essere. D'accordo? E che questa persona non vuole abbinare alla vostra. Quindi, vi ripeto, è comunque una persona onorevole, cioè non vuole ovviamente avere il piede in due scarpe o che voi lo abbiate, vuole l'esclusiva e ci mancherebbe. D'accordo? Però, attenzione, questa persona è interessata a voi, anzi dà già per scontato il successo 10 di bastoni, però a fatica, quindi sa che ci sono degli step obbligati e obbligatori. In questa posizione cerchiamo di capire invece il risvolto emotivo, cioè che cosa prova già emotivamente per voi questa persona. E qui abbiamo il cavaliere di denari. Allora, questa è una persona che sa che ci vuole tempo. Tra l'altro il cavaliere di denari rispetto appunto a tutti i cavalieri rappresenta quello più lento, proprio perché appunto vedete questa giovane donna ovviamente non è a cavallo ma procede a piedi, quindi procederà, ma ovviamente cercando di vivere questa vostra conoscenza procedendo per gradi, in maniera ovviamente intraprendente, in maniera pratica, ma non agendo in maniera irresponsabile, in maniera istintiva. È una persona che ovviamente vuole tenere d'occhio la situazione. Quindi vuole cercare di capire bene i pro e i contro di una situazione, vuole cercare di capire bene eventualmente nel caso in cui possa avere o meno dei rivali, cioè nel caso in cui non sappia se voi possiate essere o meno impegnate, vuole cercare di capire se voi siete interessate a qualcun altro o qualcun altro possa essere interessato a voi, ma è una persona interessata a voi e che vi vuole portare notizie, perché il cavaliere di denari è la carta del messaggero. Quindi è una persona che a tutti i costi ha intenzione di parlarvi, quindi di ovviamente raccontarvi qualcosa di sé. Non vuole assolutamente lasciarsi sfuggire le prossime occasioni in cui appunto voi vi vedrete o avrete dei contatti. Tra l'altro, ovviamente, vi ripeto, è una persona che ha proprio voglia e desiderio, parliamo di pentacoli, di concretizzare fisicamente, diciamo, una situazione che possa andare a rompere un po' il ghiaccio per poter sbloccare al meglio la situazione. D'accordo? Il cavaliere di denari, però, come un po' tutti i personaggi ovviamente di denari, può diventare particolarmente furbetto, cioè può essere sicuramente una persona che agisce in maniera, diciamo, poco spontanea, ma molto calcolata. Vi parlavo di appunto progettazione, programmazione, attenta osservazione. Cioè una persona che non lascerà nulla al caso. È una persona dunque che potrebbe agire a volte in maniera, ragazzi, non dico del tutto sleale, però diciamo non proprio pulita per avere delle informazioni sul vostro conto o dare a voi, far arrivare a voi delle informazioni sul suo conto. È una persona che vi terrà d'occhio perché il cavaliere di denari è un gran furbo. Quindi sicuramente prossimamente potrebbe o spiarvi sui social piuttosto che nei luoghi in cui vi incontrate, per esempio se vi incontrate sul posto di lavoro o dell'uno o dell'altra, potrebbe tenervi d'occhio, cercare di capire, vi ripeto, se siete interessati a qualcun altro è interessato a voi.
Quindi sicuramente è una persona che non agisce mai in maniera spontanea, cioè questa persona e la spontaneità praticamente sono due rette parallele, non si incontrano mai. Quindi qualsiasi cosa questa persona andrà a fare sarà assolutamente non lasciata al caso, sarà ben preventivata e programmata. Ma vi ripeto, il Cavaliere di Denari ci parla di chi vuole agire. Quindi questa persona ovviamente entro breve tempo vorrà assolutamente parlarvi o comunque portarvi delle informazioni che possano un po' cercare in qualche modo, vi ripeto, di rompere il ghiaccio, e lo farà in maniera pratica, in maniera intraprendente, in maniera molto brillante. Questo è un furbetto, Ve lo ribadisco, ragazze, anche rispetto ovviamente al soggetto della stesa precedente, della variante 1, che invece è una persona molto più bonaria, molto più, diciamo, serena e ovviamente capace anche di maggior apertura e sincerità. Questa è una persona assolutamente a volte un po' poco sincera, non è un bugiardo incallito o il classico playboy, però obiettivamente è una persona che pondera molto bene ciò che dire e ciò che deve fare. D'accordo? È una persona pratica, paziente, responsabile, molto ambiziosa, quindi vuole arrivare a voi, ve l'ho già detto, anzi, direi che dà già in maniera un po' arrogante, no? Per vinta la situazione, la questione, ma obiettivamente non vuole sbagliare e questa persona detesta il rifiuto, Quindi è una persona che non ammette di sbagliare, non ammette, vedete, ostacoli, rivali, è una persona che ama l'esclusiva, è una persona che ama vincere, quindi è una persona che sicuramente, vi ripeto, prossimamente agirà per portarvi delle informazioni in maniera molto brillante. D'accordo? Quindi ci parla proprio di buone notizie in arrivo e cercherà proprio di risolvere anche semplicemente, ovviamente inizialmente, quei piccoli ostacoli che ovviamente lui già va a preventivare. Ma vi ripeto che entro l'estate questa persona conta di sbloccare la situazione e di iniziare qualcosa di pratico con voi. Quindi aspettatevi un movimento da parte di questa persona, quindi comunicazione, un gesto. Di solito il Cavaliere di Denari ci parla di qualcosa di dialogico, quindi appunto un messaggio piuttosto che una telefonata, piuttosto che una battuta, un complimento, perché parla ovviamente anche del corteggiatore, non solo del messaggero. Quindi qualcosa questa persona ha in mente di fare, farà, Nulla che però ovviamente non avrà prima organizzato e non avrà ripetuto 100 volte allo specchio per fare bella figura, perché questa è la classica persona capace di una cosa del genere, d'accordo? Però è sicuramente, vi ripeto, una persona bonaria, al di là evidentemente di queste asperità caratteriali, una persona a cui voi piacete, ragazzi, senza ombra di dubbio. Vediamo in questa posizione invece appunto il futuro tra voi e questa persona, ovviamente ragazzi a seconda chiaramente delle tempistiche identificate appunto dall'arcano. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del Papa. Allora, esattamente come le tre carte precedenti, questa persona, vi ripeto, agirà, ma tenendo conto sicuramente di un procedimento, di un avvicinamento, direi, a voi, che sia sereno, tranquillo e appunto ponderato. Il Papa parla di saggezza, parla di prudenza, parla di attenzione anche nei confronti dell'altro, dell'altra, quindi anche nei vostri stessi confronti. Quindi agirà mai d'impulso, quindi è totalmente l'opposto della variante precedente, è incredibile, sono totalmente opposti, cioè questa persona agirà con i piedi per terra, ben piantati a terra. Quindi una persona che si paleserà a voi, assolutamente sì, vedete, ma in maniera diciamo molto serena, molto tranquilla, mostrandovi comunque serietà, mostrando tutta la sua attenzione nei vostri confronti, ma ovviamente inizialmente un'attenzione, un'intesa innanzitutto spirituale, un'attenzione e un'intesa, un feeling innanzitutto morale. Quindi cercherà il dialogo innanzitutto con voi. Non si farà mai ovviamente gestire dalla passione erotica. È una persona che ovviamente è determinata a lottare contro tutto ciò che rappresenta una mera tentazione fisica, ma andrà ad analizzare la vostra situazione con uno sguardo molto lungimirante.
abbiamo iniziato questa stesa con un 7 di denari, vi parlavo di un investimento a lungo termine, ebbene terminiamo con una carta che parla di un investimento a lungo termine. Quindi sicuramente è una persona che si avvicinerà ovviamente a voi, quindi il Papa parla di evoluzione, questo sicuramente, ma lo farà come? Con discrezione, con diplomazia, lo farà in maniera dialogica, potrebbe per esempio chiedervi il numero di telefono, iniziare a messaggiare, vedervi, conoscervi meglio, una sorta di azioni diplomatiche, quasi un corteggiamento, ragazzi, d'altri tempi, mostrandovi quindi la propria serietà, quell'atteggiamento che forse molte di noi molto spesso si aspettano, quindi non cercare subito, immediatamente il contatto fisico, ma ovviamente anche creare quel substrato importante di feeling mentale, feeling di anime. Ebbene, questa persona lo cercherà. Quindi il Papa dà una risposta sempre positiva al quesito, qualsiasi domanda venga fatta in qualsiasi stesa. Cioè, in questa stesa ovviamente la domanda principale è: inizierà qualcosa di importante tra di noi, di profondo? Che connessione c'è? C'è già qualcosa di importante? È un sì a tutte queste domande, quindi sicuramente sì. Ma, vi ripeto, avverrà tutto in maniera molto discreta, senza mai eccedere, senza mai accelerare i tempi e cercando di procedere a piccoli passi, guardando sempre al futuro e attorno a voi. D'accordo? Quindi è una persona che terrà bene gli occhi aperti. Per fortuna, però, la carta del Papa, contrariamente a quanto si possa pensare, non è una carta dai tempi lunghi, assolutamente no. Anzi, il tempo di realizzazione della carta del Papa è di solito molto breve, perché ci parla grosso modo di eventi che appunto si concretizzano dai 15 ai 20 giorni al massimo, nel momento in cui appunto andate a vedere la stesa. D'accordo? Quindi entro, ragazzi, al massimo 20 giorni, 25 giorni, un mese, d'accordo? Questa è una persona che vi mostrerà il suo interesse, certo che lo farà, ma non lo farà, vi ripeto, in maniera evidente, non lo farà in maniera schietta, non lo farà in maniera anche sporca, ma lo farà mostrando comunque, ve l'avevo detto con il Cavaliere di Denari, di Pentacoli, no? Mostrando il suo interesse, ma lo farà per gradi, portandovi il massimo rispetto e pretendendo il massimo rispetto. D'accordo? Quindi vi ripeto, questa situazione andrà a sbloccarsi, ma in maniera serena, con compostezza, con saggezza. Quindi sicuramente questa persona riuscirà a parlarvi, perché il Papa parla anche di persuasione, quindi riuscirà in qualche modo a farvi capire quello che pensa di voi e quello che prova per voi. Ma ovviamente lo farà sintonizzandosi immediatamente anche con le vostre necessità, quindi anche con una certa empatia e cercando innanzitutto un'armonia pratica con voi, non semplicemente un'attrazione meramente fisica. D'accordo? E tenendo d'occhio bene l'ambiente che vi circonda, senza mai creare dei motivi di attrito o comunque delle situazioni pericolose, che possano per esempio mettere appunto in pericolo il proprio lavoro, il proprio ruolo professionale, ma anche il vostro. D'accordo? Quindi qui ci sarà una condotta assolutamente impeccabile, determinata? Assolutamente sì. Ferma nei suoi propositi? Assolutamente sì, ma vi ripeto molto discreta e riservata. Questa persona tiene molto alla riservatezza, d'accordo? E lo noterete anche ovviamente nel corso del tempo. Quindi si mostrerà una persona matura, una persona saggia, d'accordo? Non una persona bigotta o una persona comunque fanatica, ma comunque una persona che ha tutte le intenzioni di rispettarvi e di rispettare un percorso, dei tempi giusti. Non vuole affrettare i tempi questa persona, assolutamente no. Soprattutto nel caso in cui, come tipico del Papa, questa possa essere una persona influente, cioè nel caso in cui per esempio abbia un ruolo importante, per esempio socialmente riconosciuto, o sia un personaggio dello spettacolo, o sia un capo, per esempio il vostro datore di lavoro, ecco, questa persona non vuole ovviamente venir meno a quelle che sono le sue responsabilità.
agirà in maniera chiara ma con diplomazia. D'accordo? Quindi sicuramente qui ci sono delle comunicazioni, vi ripeto, grosso modo entro al massimo una ventina di giorni, ma ovviamente in questo caso è una persona che, vi ripeto, agirà con compostezza. Il periodo, diciamo, per quanto riguarda le tempistiche abbinate alla carta del Papa, rappresenta appunto generalmente la primavera, anzi la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Dunque, ovviamente, direi che come tempistiche ci siamo. I giorni ovviamente deputati alla carta del Papa sono il mercoledì e il giovedì. 2 giorni importanti, quindi tenete d'occhio i prossimi mercoledì e giovedì, perché saranno giorni in cui ci sarà una forte energia propositiva appunto in questa persona, da parte di questa persona. D'accordo? Quindi sicuramente è una carta molto bella che ci parla di riuscita, una riuscita meritata, una riuscita dove però qui non si andrà in qualche modo a, diciamo, soccombere rispetto appunto ai propri desideri. Qui non ci saranno colpi di testa, qui si seguirà la tradizione, delle regole, d'accordo? Ma ci sarà un comportamento chiaro, limpido, per cui questa persona cercherà un accordo, cercherà di gestire in comune accordo il vostro rapporto, cercando ovviamente di conquistare la vostra fiducia, e voi dovreste fare lo stesso nei confronti di questa persona. D'accordo? Quindi si mostrerà una persona saggia, benevola, anche protettiva nei confronti del vostro rapporto, che lui vuole, assolutamente sì, ma sarà un rapporto che, vi ripeto, avrà una forte componente sentimentale e mentale, spirituale, piuttosto che unicamente carnale. D'accordo? Quindi, vi ripeto, una persona che non ama passi falsi, non ama brutte scorciatoie, non ama agire avventatamente, ma cercherà di agire seguendo le sue stesse aspettative e ovviamente non soltanto i propri desideri fisici, che qui ci sono, assolutamente sì, ma è comunque una persona che vuole agire in maniera assolutamente seria. D'accordo? Quindi anche in questo caso appunto la stesa termina qui, una stesa anche appunto in questo caso molto bella, decisamente ben augurale. Anche in questo caso gli eventi ovviamente tenderanno a prendere corpo entro pochissimo tempo e ovviamente anche se in maniera diversa tra una variante e l'altra, però inizierete sicuramente appunto una nuova frequentazione e la situazione si andrà a sbloccare ovviamente con questa persona, vi ripeto, in maniera decisamente diversa rispetto alla prima variante. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, buona fortuna, buon incontro e a presto!